Ciao a tutti, sono Emanuele Bonaglia e benvenuti nel mio diario. Nel video di oggi vi inizierò a spiegare il punto mimosa, uno dei punti caratteristici del pizzo di Cantù. La prima cosa che bisogna dire sul punto mimosa è che il disegno è caratterizzato da un'unica linea, nella quale sono segnati eventualmente i buchini. Ad ogni modo, volevo mettere in evidenza che i buchini segnati sul disegno sono solo una guida per la merlettaia o merlettaio affinché possa eseguire il lavoro in maniera corretta. Il punto mimosa viene eseguito con l'utilizzo di 4 coppie, infatti viene anche chiamato 4 paia. Per iniziare a spiegare il punto mimosa ho preparato questa linea in modo che possiate capire sin da subito la lavorazione. Nei video successivi analizzerò le varie curve e difficoltà che presenta il punto mimosa. Quindi mettiamo su uno spillo tutte e 4 le coppie in questo modo. Iniziamo a lavorare da destra verso sinistra a punto tela. Sul lato sinistro eseguiamo un punto e mezzo, quindi facciamo un punto tela, giriamo le 2 coppie e incrociamo i fili centrali in questo modo. Il punto e mezzo l'ho già fatto vedere in molti video che vi linkerò in descrizione. La coppia più esterna l'abbandono dietro al tombolo. L'altra coppia è il mio nuovo portante per lavorare la nuova riga. Quindi lavoriamo la coppia verticale e a questo punto dobbiamo fare il piede, che è caratteristico del punto mimosa. Quindi eseguiamo il piede normalmente attorcigliando 2 volte le coppie e facendo punto tela. La più esterna la abbandono e l'altra è il mio nuovo portante. Prima di lavorare la nuova riga metto uno spillo in questo modo. Attorciglio 2 volte il portante, punto tela con la coppia verticale e dopodiché eseguo il punto e mezzo con la coppia rimanente. Dopodiché continuo in questo modo facendo il piede dalla parte destra e il punto e mezzo dalla parte sinistra. Ovviamente questa è solo una mia preferenza di lavorazione. Se per voi è più facile potete lavorare il piede dalla parte sinistra e il punto e mezzo dalla parte destra. Attorcigliamo 2 volte, facciamo punto tela e poi facciamo punto e mezzo con la coppia rimanente di sinistra. Dopodiché, senza attorcigliare, lavoriamo il verticale e dopodiché facciamo il piede normalmente con la coppia di destra.
Quindi a sinistra faccio il punto e mezzo, quindi punto intero più metà, in questo modo. Lavoro il verticale, tirare sempre molto bene le coppie in modo da stendere la lavorazione. Dopodiché 2 attorcigliate di entrambe le ultime coppie, punto tela e poi spillo. Lavoro il verticale e poi sempre dalla parte sinistra faccio il punto e mezzo. È importante secondo me lavorare prima una striscia, una linea di punto mimosa in modo da capire bene il passaggio del punto. Sia il punto e mezzo che l'esecuzione del piede. Se volessimo invece cambiare la lavorazione e quindi far sì che dalla parte sinistra vi sia il piede e dalla parte destra il punto e mezzo, quindi ho appena eseguito il punto e mezzo, lavoro una coppia del verticale a punto tela, non attorciglio il portante, attorciglio una volta il piede e in questo modo lavoro a punto tela ed eseguo quindi un punto e mezzo da questa parte. Quindi ho già fatto il punto tela, giro una volta le coppie e incrocio i fili centrali. In questo modo la coppia più esterna la abbandono, in questo modo, e l'altra è il mio nuovo portante, quindi lavoriamo il verticale a punto tela ed eseguiamo il piede dalla parte sinistra. Quindi attorcigliamo 2 volte la coppia, 2 volte la coppia esterna, tendiamo bene le coppie in modo da appiattire la lavorazione e mettiamo lo sfillo. Lo sfillo va messo sempre all'interno della linea disegnata. È anche vero che possiamo trovare moltissimi disegni con interpretazioni diverse di come viene disegnato il punto mimosa. L'interpretazione più diffusa è questa, mentre vi sono anche disegni in cui il punto mimosa viene rappresentato come una linea. Entrambi i metodi sono corretti. Quindi attorcigliamo 2 volte il portante, poiché la coppia più esterna viene abbandonata essendo il piede, e lavoriamo il verticale. Sulla parte destra, a destra c'è il punto e mezzo, quindi lavoriamo il punto e mezzo. Ritorniamo indietro e lavoriamo il piede. È particolarmente importante il cambio di lavorazione poiché il punto mimosa è caratterizzato dal cambio delle curve. Continuiamo a lavorare.
Ecco come si presenta il punto mimosa lavorato. Possiamo vedere qui il piede dalla parte destra e il punto e mezzo dalla parte sinistra. Dopodiché vi è stato il cambio di lavorazione e quindi abbiamo il piede dalla parte sinistra e il punto e mezzo dalla parte destra, in questo modo. È possibile anche lavorare il punto mimosa con il doppio punto anziché con il punto e mezzo. Questa peculiarità ve la spiegherò nei prossimi video. Se non siete ancora membri del mio diario ma vorreste esserlo, iscrivetevi e non perdetevi l'appuntamento ogni settimana con i miei video. Inoltre non dimenticatevi di condividere il video e di seguirmi sui social nei link sottostanti.